Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è: cosa succede se ignori un narcisista? Punto interrogativo. Allora, come al solito, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere like a questo video, così mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, perché parlerò sempre di narcisismo patologico e magari ti darò delle notizie utili in merito a questo fenomeno, cioè del fenomeno del narcisismo patologico. Grazie. Cosa succede se lo ignori? Molte vittime mi scrivono, mi contattano e mi chiedono: ma insomma, io voglio capire come avere la rivincita sul narcisista patologico, ma insomma, io l'ho lasciato, oppure ci siamo lasciati, ma lui saltuariamente continua a contattarmi perché vuol sapere cosa faccio, oppure magari fa solo degli squillini, oppure mette ai like alle mie storie sui social, insomma, queste cose qua. Allora, il punto è questo qua: devi capire precisamente una cosa. Un narcisista patologico è un bambino mai cresciuto, egocentrico, che vuole tutti i giochini al loro posto. E chi sono questi giochini? Sono gli esseri umani. Un narcisista patologico non sa cosa vuol dire avere una relazione empatica, perché purtroppo ha i neuroni specchio non funzionanti e non prova empatia per il prossimo. Quindi un narcisista patologico vede le persone soltanto come degli strumenti da utilizzare per poi scartare. Non ha coscienza e vuole tutto a suo modo, quindi lui deve stare al centro dell'attenzione. Se ignori un narcisista, te la faccio breve, è la cosa peggiore per lui. Allora, se un narcisista patologico ha deciso di uscire dalla relazione, ricorda che un narcisista patologico può essere sia maschio che femmina. Se un narcisista patologico ha deciso di uscire dalla relazione, magari può stare anche dei mesi senza contattarti perché può avere un'altra preda o semplicemente si vuol fare i fatti suoi con i propri amici. Però ricorda, un narcisista patologico esce dalla relazione quando sa che tu sei innamorata, perché vuole tenerti nell'aceto, vuol fare i suoi porci comodi per poi ritornare quando vuole. Quando lui si è stancato della nuova preda, oppure non è più così sicuro di un'altra storia che ha, oppure vuole semplicemente si è stancato di stare con i propri amici, potrebbe ritornare attraverso, ripeto, una chiamata, gli like sui social, degli squillini. Se tu lo ignori, ecco che scatta il fatto che lui lo ferisci. Lui inizia a essere ferito perché gli riapri la ferita narcisistica, quella per cui lui deve stare al centro dell'attenzione. Quindi se tu riesci davvero ad ignorare un narcisista patologico, quando lui vuol tornare ovviamente, a quel punto lì tu riesci a girare la situazione a tuo vantaggio perché lui inizia a star male. Inizia a star male però non perché capisce che ti ama, ma perché vede che tu non lo consideri. E questa è una cosa che lui non può sopportare. Ricordati sempre che per, avere la rivincita su un narcisista patologico devi stargli lontana. Più lontana tu gli stai, meno cose sai di lui, quindi no conta totale, dove tu non guardi i suoi social, non lo spii nelle sue storie, insomma, come se tu fossi volatilizzata e lui si incuriosisce e ti torna a cercare. Quando ti tornerà a cercare, se riesci ad ignorarlo, è che allora che potresti portare la situazione a tuo vantaggio. Quindi, mi raccomando, ignora un narcisista, perché se lo ignori ti assicuro che lo fai star male, perché lui vuole assolutamente la tua presenza, perché ha bisogno di continuo nutrimento narcisistico. Questa è la cosa principale da capire. Stiamo uniti e leviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che sono in situazioni difficili, relazioni complicate, in amore, come in amicizia, sul lavoro e ovviamente anche in famiglia. Magari uno dei due genitori è narcisista patologico e questa persona che sta male non conosce la patologia, quindi diffondendo notizie salvi veramente delle persone. Tutto qua. Ciao da Stefano.